Cari amici di Solfatara News, un caloroso saluto da parte nostra a tutti voi che ogni giorno ci seguite con passione, commentate, condividete e ci sostenete in questo lavoro di monitoraggio costante del vulcano dei Campi Flegrei. A tutti voi che siete già iscritti, grazie di cuore per la vostra presenza e partecipazione. Ai nuovi visitatori che ci stanno ascoltando, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguirci anche su Instagram e Facebook col nome Solfatara News Group per restare aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accade nella nostra terra. Un ringraziamento speciale va a chi sta contribuendo alla nostra raccolta fondi su GoFundMe per l'acquisto del nuovo drone termico. Grazie a voi abbiamo già raggiunto il 53% dell'obiettivo, un traguardo importante che ci permetterà presto di ottenere dati sempre più precisi sulla temperatura delle fumarole e sulla situazione termica della caldera. Purtroppo oggi dobbiamo iniziare con una notizia che riporta la nostra attenzione alla fragilità del territorio campano. Nel primo pomeriggio, precisamente alle 14:25, la nostra caldera dei Campi Flegrei ha tremato con una scossa di magnitudo 1,7, localizzata proprio sotto la galleria Solfatara, in corrispondenza della tangenziale zona Caselli-Astroni. Una scossa lieve ma significativa che testimonia ancora una volta come il sottosuolo flegreo resti in costante movimento e in tensione. E appena 15 minuti dopo, una nuova scossa, questa volta più ampia e con epicentro ad Avellino, è stata avvertita in diverse province, tra cui Benevento, Napoli e Salerno. Le due scosse, ravvicinate nel tempo, mostrano chiaramente come l'intero sistema appenninico campano resti dinamico e in continua evoluzione, ricordandoci che la nostra è una terra viva e che ogni suo respiro è un segnale da interpretare con attenzione. Dopo una giornata di relativa calma, come quella di ieri, si ricomincia dunque con nuovi movimenti. E nel nostro video di ieri lo avevamo anticipato, non come previsione, ma come deduzione basata sull'esperienza di chi vive qui da sempre. Dopo giornate di pioggia intensa, le acque che filtrano nel sottosuolo tendono a riattivare il sistema idrotermale, generando spesso microscosse nei giorni successivi. Non è magia, non è preveggenza, è semplice osservazione diretta del comportamento di questo complesso sistema geologico che da anni ci tiene con il fiato sospeso. Ma oggi vogliamo anche parlare di uno studio scientifico fondamentale, appena pubblicato, che chiarisce molti aspetti sulla storia e la natura del bradisismo flegreo. Un lavoro che, finalmente, mette ordine in decenni di interpretazioni discordanti. Questo studio, condotto da un gruppo internazionale di geologi e vulcanologi, ha dimostrato che alcune analisi del passato, in particolare quelle basate sul carbonio 14 e sulle acque termali del Macellum romano di Pozzuoli, Serapeo, avevano prodotto dati falsati. In pratica, la presenza di CO2 profonda, povera di carbonio 14, aveva alterato le datazioni, facendo sembrare molto più antiche alcune fasi di sollevamento. Questo significa che nei Campi Flegrei non ci furono 3 fasi di risalita medievali, come si credeva, ma una sola, quella che culminò con la formazione del Monte Nuovo nel 1538. L'implicazione di questa scoperta è enorme. Secondo gli autori dello studio, l'attuale fase di inquietudine iniziata circa 75 anni fa potrebbe essere direttamente collegata a una nuova risalita magmatica, un processo che alimenta la pressione nel sistema idrotermale e che, nel lungo termine, potrebbe anche sfociare in una ripresa dell'attività vulcanica. E i dati che raccogliamo ogni giorno sembrano confermare questa tendenza. Oggi, con condizioni meteo favorevoli, siamo riusciti a far volare i nostri droni. Siamo partiti dalla fumarola di Pisciarelli, dove abbiamo osservato una ripresa della pressione e delle emissioni rispetto a ieri. Le immagini mostrano colonne di vapore più dense e persistenti, segno di un'attività in aumento nel sottosuolo. Proseguendo poi verso il cratere Solfatara, la situazione è ancora più evidente. La fumarola Bocca Grande continua a emettere con forza impressionante, con temperature che, secondo gli ultimi dati INGV, hanno ormai superato i 170 gradi, valori prossimi a soglie di rischio, che testimoniano un trend di riscaldamento continuo e una pressione interna crescente. Anche al centro del cratere, nella piccola pozza di fango, abbiamo notato un bollore più violento, segno chiaro che le acque superficiali stanno reagendo all'aumento della temperatura del suolo. Tutti indicatori che il sistema idrotermale è in fase di accumulo energetico, come un respiro trattenuto sotto la crosta terrestre, pronto a manifestarsi in nuove scosse o degassamenti nei prossimi giorni.
Abbiamo poi documentato la situazione su via Antiniana, dove purtroppo i lavori sono ancora fermi. Il cantiere, lasciato in abbandono, ha solo asportato pochi centimetri di asfalto e poi è stato lasciato così, con semafori mal sincronizzati e un restringimento della carreggiata che crea traffico e pericolo. Una situazione che si aggiunge al dissesto del manto stradale già danneggiato dalle deformazioni bradisismiche, aggravando ulteriormente la viabilità di una zona che dovrebbe invece essere tenuta sotto controllo e manutenzione costante. Ma il problema non è solo nel sottosuolo o sulle strade. Il problema oggi è anche nell'informazione. Da qualche tempo stiamo assistendo a un fenomeno pericoloso, quasi virale, la cosiddetta veggenza sismica, persone che sui social o in rete dichiarano di avere contatti diretti con l'INGV o con stazioni di monitoraggio, diffondendo previsioni di scosse imminenti con date e orari. Alcuni arrivano perfino a parlare di grandi eventi già programmati, alimentando paura e disinformazione. L'INGV stesso ha dovuto intervenire, ribadendo che nessuno al mondo è oggi in grado di prevedere un terremoto o un'eruzione con precisione temporale. Le uniche previsioni possibili sono di tipo statistico e probabilistico, basate su dati reali, non su sensazioni o visioni. Ma la rete è ormai invasa da questi pseudo-esperti che usano il linguaggio scientifico per darsi credibilità e la popolazione, anche se non crede fino in fondo, finisce inevitabilmente per essere suggestionata, vivendo in un clima di ansia costante. È fondamentale per chi ci segue non cadere in queste trappole. Fidatevi solo delle fonti ufficiali, delle misurazioni reali e del lavoro di chi come noi si impegna ogni giorno sul campo, raccogliendo immagini, dati e testimonianze dirette. Noi non facciamo previsioni, ma osservazioni. E ogni nostra parola nasce dall'esperienza e dal rispetto per questa terra viva, che respira, che si muove, che ci parla attraverso la sua energia. Continueremo a monitorare costantemente la situazione e come sempre vi terremo aggiornati con le nostre riprese e le nostre analisi. Aiutateci a migliorare il nostro lavoro. Partecipate alla raccolta fondi su GoFundMe per il nuovo drone termico, perché solo con strumenti migliori potremo offrirvi dati più precisi e verificabili ogni giorno. La sicurezza nasce dalla conoscenza e la conoscenza nasce dall'impegno di tutti. Noi restiamo vigili, come sempre, su questa caldera inquieta, dove ogni respiro del sottosuolo è un messaggio da decifrare. Restate con noi, restate informati, restate uniti.